Sfaccendato lettore, potrai credermi senza che te ne faccia giuramento che io vorrei che questo mio libro fosse il più bello, il più galante ed il più ragionevole che si potesse mai immaginare. Ma non mi fu dato alterare l'ordine della natura, secondo la quale ogni cosa produce cose simili a sé. Che poteva mai generare lo sterile e incolto mio ingegno, se non la storia d'un figlio secco, grossolano, fantastico e pieno di sogni? Fate anche in modo che leggendo la nostra storia il malinconico si inclini al riso, il gaio lo sia ancora di più, l'ignorante non s'arrabbi, la persona colta ne ammiri l'immaginazione. Puntate la vostra mira a rovesciare la traballante macchina dei vostri pregiudizi e delle vostre solide certezze, e se vi riuscirete avrete fatto non poco. Pensate che io non l'avevo nemmeno capito che avesse scelto me come sua dama e non avevo nemmeno capito chi avevo di fronte. Ma andiamo con ordine, visto che la faccenda è parecchio complicata. Capirete anche voi che non è sempre semplice distinguere realtà da fantasia, distinguere il sogno dalla concretezza quotidiana e distinguere il passato dal futuro. La prima persona che vi devo presentare per capire meglio questa sognante storia è Alonso Quijano. Un nome che probabilmente non vi dice niente. Ma se vi dicessi Don Chisciotte, ragioniamo meglio, eh? Sì, proprio quel Don Chisciotte che conoscete voi. Un po' visionario, sognatore, lettore appassionato, innamorato della libertà, della verità e anche dell'amore. Sopravvalutato, direte voi. Sottovalutato, vi dico io. Comunque, dove eravamo? Sì, appassionato lettore, dicevo, talmente appassionato, direi quasi ossessionato dalle letture dei romanzi cavallereschi, da quelle avventure valorose dove il bene trionfa sul male, che divora giorno e notte e in ogni luogo. Così coinvolto che vive come dentro un romanzo urbano di periferia. Don Chisciotte, senti come suona bene. Cavaliere è un grande cavaliere. Per Bacco, che ore sono? Non vorrò mancare alla cerimonia della mia investitura. Guajira para el recuerdo. Aspetta un attimo. No, non siamo proprio. Fuori il biglietto. Calmatevi signori, sono arrivato, stavate aspettando, sono pronto per la cerimonia della mia investitura. Calmatemi, cavaliere. Io, sinonimo cavaliere. Mi guadagnerò fama e rispetto. Tutti parleranno delle mie gesta e sentiranno spesso nominare Don Chisciotte. Don Chisciotte, il difensore dei deboli. Ah, che hidalgo testardo! Testardo, ottuso, ma incredibilmente affascinante. Eh sì, lui ci vuole credere fino in fondo che quelle avventure siano tutte vere. Che esistano veramente dame e cavalieri, giganti e mostri, battaglie e duelli. Hidalgo, un nobile, non di nascita ma di onore. Un uomo puro, onesto e coraggioso, come forse non ce ne sono più. Ma cosa vede nei miei occhi un giovane schiavo del lavoro? Ecco la mia prima impresa. La liberazione dalla schiavitù del lavoro.
giovane sfruttato sottopagato per il tuo lavoro. Io ti libero. Cosa vuoi? Chi sei? E poi, se c'era una cosa che detesta dal profondo del cuore sono le ingiustizie. E quando ne vede una, deve per forza intervenire. È questa la qualità più bella, che fa di lui un vero rivoluzionario. Un cavaliere. La mia prima impresa l'ho fatta. Libertà dalla schiavitù. Eccezionale. Ma però ho l'impressione che mi manchi qualcosa. Un cavallo ce l'ho. Lo scudiero. Un brote servitore che si sembra al mio servizio. Ehi tu! Giovane tetido all'ossio, ti do un'opportunità unica nella vita. Il qui presente Don Chisciotte, cavaliere entrante, conosciuto in ogni dove per le sue pretese, ti offre a te la possibilità di essere il mio scudiero. ¡Caramba! ¡Wow! ¿Scudiero? ¿Scudiero? Non l'ho considerato. Però, se conveniente... Ah sì, perché no? Ma che cosa ci guadagno? Onore, fama, rispetto. Ah, honore, fama, rispetto y otras cosas, ma... Che cosa ci guadagno proprio? Puoi essere governatore di una isola? Aspettiamo. Delle isole Baleari. Wow, wow, wow. Io, Sacho Panza, governatore dell'Isla dei Baleari. Amico, ci sto, Che cos'è l'amore? Già, la faccenda è parecchio complicata. Io vi avevo avvisato. Avete già incontrato il giovane Sancho, amico e perfetta controparte del nostro Don Chisciotte. Un giovane concreto, con i piedi per terra, profondamente ancorato alla realtà. Un ragazzo pragmatico, ma sempre pronto a farsi trainare nelle avventure della fantasia dall'amico Don Chisciotte. Un po' credulone, si lasciava affascinare e rapire dalla presenza di Don Chisciotte. Oggi pure volentieri, fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Sai una cosa, Sancho? Come ogni cavaliere che si rispetti, ora posseggo un cavallo, un'armatura e uno scudiero. Ma però manca qualcosa di importante. Una dama. Una dama da onorare, da amare, da dedicare tutte le mie epiche imprese. Visto? Dove ti ho portato? Un posto dove i cavalieri e le dame si incontrano. E ora dunque iniziamo questa avventura per la ricerca della vera bellezza. Ui, mio caro. Non sono proprio convinto che questo posto sia giusto per trovare una dama. Ma cosa stai dicendo? Ma state a guardare! Ma diamo un giro, forza!
eccola! Ma chi? Dulcinea! Chi? Dulcinea! L'essenza della vera bellezza. Pura, splendente e luminosa. E fa vibrare il mio cuore. Fa vibrare che? Non interrompermi! Odio di essere interrotto! Eccomi qui. Mi avete vista? Avete sentito come mi ha definita? Com'è? L'essenza della vera bellezza. Ah, pura poesia. Comunque, come vi dicevo, non me ne ero neppure accorta di essere la sua dama. Distratta com'ero dai rumori, le luci, gli schiamazzi e dagli spintoni. Ragazzi, che rissa che stava per partire. E per me. Solo per me. Lui stava difendendo il mio onore. Ed io? Ero distratta. Ve l'ho detto che è un incompreso. E per di più sottovalutato. Assange, che delusione! Un vero cavaliere non si ritira mai da una battaglia, è un disonore. Oh mio Dio, ti stanno attaccando! Quanti sono? Forza Sangio, armiamoci e combattiamo! A tutti gli illusi, a quelli che parlano al vento, ai pazzi per amore, ai visionari, a coloro che darebbero la vita per realizzare un sogno, ai reietti, ai respinti, agli esclusi, a chi non si arrende mai, a chi viene deriso e giudicato, a chi dopo aver combattuto e perso per i propri ideali ancora si sente invincibile, a chi non ha paura di dire quello che pensa, a chi ha fatto il giro del mondo e a chi un giorno lo farà, a chi non vuole distinguere fra realtà e finzione, a tutti i cavalieri erranti. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín.